Esiste il colore della pelle? Quello che è certo è che le sfumature sono pressoché infinite. Vi sono tuttavia due maniere con cui noi lo definiamo e quindi mescoliamo i colori a olio per ottenerne i toni, con più o meno libertà, o meglio, in modo più o meno convenzionale, accademico. Una è quella ideale, in cui noi riproduciamo soggetti di fantasia e determiniamo i toni idealizzando questo colore, e i trattati di pittura sono pieni di queste ricette e soluzioni per ottenere il colore della pelle ideale. L'altra è quella di osservare il soggetto dal vero, il soggetto che abbiamo davanti, e riprodurne il colore come faremmo per qualsiasi oggetto, per una mela, per un cielo o per una rosa. Tuttavia, entrambe le soluzioni necessitano di esperienza, di sperimentare il modo migliore di usare i colori per ottenere l'incarnato. Ma badate bene, quell'incarnato preciso, che scelgo fra tutti gli incarnati possibili e che deve avere una particolarità. Deve essere formato da una tavolozza di colori omogenei. I colori che formano l'incarnato devono appartenere ad una gradazione di toni con la stessa base cromatica. Per fare questo dobbiamo provare sulla tela quali di questi toni possiamo ottenere con la miscelazione dei colori che abbiamo scelto. Quindi l'incarnato non è un colore, ma è una delle tonalità di colore a noi più familiari e perciò più riconoscibili all'interno di un dipinto. Quando diciamo incarnato, ci riferiamo a tutta quella gamma di frequenze cromatiche che non compongono altro al mondo che la nostra pelle. E quindi quando decidiamo di raffigurarla, ci sentiamo come investiti di una responsabilità maggiore e siamo chiamati ad uno sforzo maggiore per renderla credibile. È per quello, forse, che è diventato un colore. In questo video vi propongo la ricerca di una tonalità della pelle, ma non della tonalità, ma di una in particolare che io voglio trovare e di cui voglio essere soddisfatto. Accompagnatemi, se volete, in questa piccola avventura. Prima di lasciarvi al video vi annuncio che martedì 24 maggio alle ore 21 farò una live su questo mio canale, in cui siete tutte e tutti invitati. Vi proporrò un tema ed altri link e potrete farmi tutte le domande che riterrete opportuno fare. Un modo per stare insieme e per ringraziarvi davvero per questo straordinario viaggio. Non mi resta ora che ricordarvi di iscrivervi al canale, di mettere un mi piace al video, di condividerlo sui vostri profili social e di commentare sotto la descrizione. Quindi una buona giornata a tutte e a tutti e arrivederci a martedì. La tavolozza di colori con cui io andrò alla ricerca del colore della pelle è composta dal bianco di titanio, dalla terra di siena bruciata, dalla terra d'ombra bruciata, dall'ocra gialla, dal rosso di cadmio chiaro, dal giallo di cadmio chiaro e infine dalla terra verde. Tutti questi colori mi aiuteranno a trovare la miscela giusta per i toni che mi servono per dipingere la pelle, il tono della pelle, quindi l'incarnato. Vado a prendere il bianco e lo metto in alto a sinistra e la terra d'ombra bruciata in alto a destra per ricordarmi che questi due colori sono gli estremi del colore che io andrò a cercare, quindi la parte più chiara e la parte più scura. Adesso io comincio a mettere questi due colori vicini uno all'altro e a mescolarli per vedere che tipo di tonalità può venire fuori e cosa mi può suggerire. Quindi stendo una piccola porzione di bianco e accanto metterò una porzione di terra d'ombra bruciata. Questi due colori li mischierò insieme e vedremo insieme che tipo di tonalità viene fuori, perché dentro questo scuro, dentro l'ombra bruciata, ovviamente esiste quella tonalità terrosa che poi mi serve per riuscire bene a compenetrare la stessa con i colori che io andrò ad operare. Quindi con tutti questi colori
io riuscirò ad avere questo tono che mi potrà benissimo servire per lo sfondo. E adesso andiamo a mescolare questi due colori. Vedete che la terra d'ombra ha questa tonalità rosata però fredda che è interessante come punto di partenza. Se io vado a vedere nella mia tavolozza, vedrò che ho scelto dei colori che posso mettere per riuscire a capire se posso scaldare questa superficie e vedere che tipo di tonalità posso ottenere. Vedete questo bianco ricavato con la terra d'ombra è molto interessante perché ha una tonalità bassa che però riesce a essere molto intensa. Ecco, scelgo la terra di siena bruciata. Con la terra di siena bruciata comincio a scaldare la parte destra in questo modo. Sono tutti esperimenti che noi dobbiamo fare e è tutto lecito, perché tutto questo ci serve per riuscire a capire, come abbiamo detto anche nei video precedenti, come è fatto il colore e come può comportarsi sotto le nostre mani e mischiato agli altri colori. Qui comincerà a notare che il bianco interessante e particolare che è unito alla terra d'ombra è un poco freddo. Almeno a me pare un poco freddo. Tenete presente che lo sfondo è formato solo da grigio ottenuto da nero di Marte e bianco di titanio. Adesso prendo, vedete, il rosso di cadmio chiaro e cerco di andare a rendere più rosata la parte bianca. In questo modo. Quindi ottengo questa prima sfumatura che mi può già dare delle indicazioni su che tipo di ricerca posso fare ulteriormente. Rosso di cadmio chiaro sopra la terra di siena bruciata riesce ad essere corposo e quindi a non soffocare la terra di siena sottostante, ma di unirsi ad essa per avere una tonalità rosata di questo tipo. Ed ecco che io pongo questa terra d'ombra bruciata per andare a fare una gradazione scura che mi permette di valutare anche quali saranno poi le scelte che andrò a fare in un secondo momento. Adesso provo un'altra tonalità. Bianco di cadmio, sempre tenendo fermo il procedimento precedente, perché con esso riesco a vedere la gradazione, quindi a capire quale punto di questa gradazione mi interessa prendere e andare poi a sviluppare. Ora affianco l'ocra gialla al bianco di titanio, quindi questi due colori comporranno insieme ad un altro la seconda gradazione di toni che mi serviranno poi per scegliere alla fine per scegliere fra di essi quelli che potranno andare bene a me per costruire un dipinto dove come protagonista avremo la pelle umana e quindi o il ritratto oppure un incarnato, un nudo, eccetera, eccetera. Bianco di titanio, ocra gialla e come vedete rosso di cadmio chiaro. Adesso andremo a mescolare questi tre colori e vedere che tipo di risultanza ci possono dare, sicuramente molto più aranciata di quella della parte superiore. Però ci serve molto
Perché innanzitutto vedete come il bianco di titanio sia molto coprente, quindi è un bianco, è un colore molto prevalente, quindi ci dà la possibilità anche di abbassare il tono dell'aranciato e quindi abbassare il tono dell'ocra gialla e anche del rosso di cadmio. Vedete come appena io ho messo questo colore più aranciato nella tela, i colori che ho posto prima in alto hanno cambiato e sono diventati più scuri, più ombrosi, proprio per la risultanza della vicinanza di questo colore aranciato. E questo è ciò di cui noi dobbiamo tener conto quando sviluppiamo qualsiasi dipinto, perché una veste rossa aranciata vicino a un incarnato di un certo tipo che magari prima ci soddisfava per la sua delicatezza, magari poi quando noi andiamo a mettere il colore rosso magari del drappo sotto la mano che abbiamo dipinto, questo ci aprirà invece più ombroso. Quindi bisogna stare attenti ai rapporti tra i colori e tra i toni che noi andiamo a cercare, perché uno influenza l'altro. Adesso andremo a cercare un'altra tonalità. Io in tutto ne vorrei fare 4, fasi sperimentali per poi decidere qual è il colore che può andarmi bene. Vediamo adesso cosa ho scelto. Qui giustamente io parto sempre con il bianco di titanio e poi vediamo quale secondo colore ho scelto per fare questo tipo di sperimentazione, questo terzo tentativo di comprendere un po' di più come può funzionare il colore della pelle e dove io posso riuscire ad andare, in che direzione posso riuscire ad andare per riuscire a ottenere quello che voglio ottenere. Quindi abbiamo bianco di titanio e terra di siena bruciata e basta. Tenete conto che la terra di siena bruciata è un colore semitrasparente, quindi il bianco ha una prevalenza veramente formidabile. E nonostante questo la terra riesce a dargli quel tipo di velatura che può essere interessante per cercare di capire se può servirmi o meno alla mia necessità. Vedete come basta pochissimo, basta un tono diverso, un colore diverso che assume la superficie un cromatismo totalmente differente, totalmente particolare. Adesso vediamo, mettiamo del bianco qui e abbassiamo di tono questa parte, sempre tenendo presente che poi andrà negli scuri a essere presente con la terra d'ombra bruciata. Quindi abbiamo 3 tonalità. Anche la tonalità sopra, che ci sembrava molto aranciata, rispetto alla terza che noi abbiamo fatto, in cui è prevalente la terra di siena bruciata, vedete come invece appaia più rosata di quanto non fosse prima. Vedete, la corrispondenza tra i colori è fondamentale. Adesso andiamo a vedere la quarta gradazione, la quale inizia, come tutte le altre volte, dal bianco di titanio, che è il primo colore che io stendo quando vado a ricercare una gradazione di tono. Vedete il giallo di cadmio, avete già notato, il giallo di cadmio chiaro
fa parte di questa tavolozza, ma in questo caso non l'ho usato perché ho trovato nell'ocra gialla tutto quello che mi poteva servire. Vediamo qual è il colore che scelgo. Sempre la terra di siena bruciata. Semitrasparente, è un colore semitrasparente questo, come del resto lo è la terra d'ombra bruciata. Terzo colore, la terra verde. Quindi andiamo a costruire una tonalità della pelle un poco più olivastra. E vediamo, mescolando questi tre colori, cosa può uscire di interessante. Il bianco fa sempre da grande elegante fra questi due toni. Ecco, vedete come il tono della pelle si diventi più olivastro e sopra di esso continuo a mettere della terra di siena bruciata. Quando realizzo queste gradazioni e soprattutto quando cerco i toni, come in questo caso della pelle, mi guardo sempre la mia di pelle e guarda caso non riesco a trovare due toni che siano uguali nella stessa superficie. È veramente particolare e merita tutta questa ricerca perché è un colore che, come ho detto nella presentazione, conosciamo bene, per cui i nostri occhi sono molto attenti adesso. Quando in un quadro noi vediamo una carnagione, la riconosciamo e quindi la valutiamo molto più attentamente che qualsiasi altro colore che noi vediamo. La stessa cosa accade per il cielo e la stessa cosa accade per il verde degli alberi. Questo colore è interessante e vale la pena fare un altro tipo di azione su questo colore, e cioè prendere del rosso di cadmio chiaro e nella parte inferiore fare una prova per riuscire se può essere interessante prendere in considerazione questo colore per quanto riguarda la carnagione, quindi ciò che io voglio ottenere. Metto non solo del rosso di cadmio chiaro, ma anche un poco di terra di siena bruciata. Ho 4 tonalità, anzi ne ho tantissime tonalità, perché se voi dividete in mezzo tutte le gradazioni con tanti piccoli frammenti, troverete che veramente tutti possono concorrere alla possibilità di poter rappresentare la pelle. Ma io ho scelto questi colori, quindi li metto qui. Sono il verde della terra verde, il bianco di titanio, la terra di siena bruciata e il rosso di cadmio chiaro. Con questi colori io andrò a costruire i toni della pelle che ho scelto per fare il dipinto, dopo aver provato tutti e 4 queste gradazioni di tono. Quindi comincio a unire tutti questi 4 colori in un grande fondo con molto bianco. Adesso continuo ad alimentare il bianco per ottenere una tonalità della pelle un poco più chiara, che può soddisfarmi. Sempre sulla tonalità media che ho ricavato dall'unione di questi 4 colori.
Adesso, sulla base di questi 4 colori, vado a fare dei piccoli micro esperimenti per riuscire a capire qual è la tonalità di mezzo, se è più aranciata o più rosata. Ovviamente le tonalità della pelle sono talmente tante e talmente particolari che oserei dire che qualsiasi tonalità possa andare bene. È solo che è quella che a noi interessa, quella che dobbiamo trovare. E quindi tutti questi, chiamiamoli esperimenti, queste esperienze che possiamo fare sul colore sono dettate proprio da questa particolarità, da questa ricerca della particolare tonalità che a noi serve per costruire il nostro dipinto. Quindi questi toni che io otterrò adesso ci serviranno proprio per la scrittura complessiva del nostro dipinto sulla tela. Dal più scuro al più chiaro, sempre però a una condizione, che tutti loro possano essere da un punto di vista tonale consonanti e omogenei fra di loro. Adesso volevo andare a togliermi lo sfizio, a cercare di mettere qui in questo terzo tono che avevamo fatto un poco di terra verde, un poco di terra di siena bruciata, per cercare di capire come poter costruire la quarta tonalità di colore intermedio. Il colore intermedio, cioè quello che fa da tramite fra il colore più chiaro e il colore più scuro, è fondamentale ed è importante la sua costruzione, perché una volta ottenuto e trovato ci darà molta più sicurezza quando andremo a dipingere, soprattutto nei toni della pelle, perché si fa presto con essi ad andare fuori consonanza e quindi a creare delle zone bruciate, delle zone opache su zone brillanti, quindi a non riuscire a far compenetrare il colore. In questo momento sto riflettendo su quali colori poter adoperare e la mia scelta va sulla terra d'ombra, il pennello sporco di terra d'ombra bruciata, e ho preso un poco di rosso di cadmio e utilizzerò anche un pochino di giallo di cadmio chiaro che finora era rimasto in silenzio. Devo trovarlo questo tono perché è fondamentale, come dicevo prima, proprio per la economia del dipinto. E mi servo di tutti gli esperimenti che ho fatto prima e dell'esperienza che ho fatto prima per trovare il colore che mi serve, che è adatto per ciò che poi io andrò a fare. Ancora un poco di rosso di cadmio chiaro, perché è lì, è proprio dentro questo colore che poi si sciolgono tutti i dubbi relativamente alla composizione delle tinte. Adesso prenderò questo colore che ho formato e lo metto accanto ai 2 colori sulla destra per riuscire a capire quali dei 2 colori sono più consonanti e riescono a dare una risposta migliore. Vedete, questo colore qui potrebbe andare bene con quello di sotto, però è un po' troppo freddo quello sotto, per cui penso di non utilizzarlo e quindi di utilizzare questi colori. Quello di fondo, quello grande di fondo, abbiamo costruito questo grande quadrato dove poi abbiamo inserito questi 4 quadratini, quello più scuro, quello in alto che ho costruito per ultimo, e quello chiaro.
Questi sono i colori che io adopererò per il mio incarnato. Faccio una piccola prova ancora con un tono intermedio e direi che ci siamo. Ho trovato i colori che cercavo, partendo da quello più scuro e poi quello più chiaro di sopra, quello ancora più chiaro e gli altri 3 che ho indicato, meno quello a fianco al colore scuro perché non mi soddisfa. Naturalmente questo è un discorso che vale ora, in questo momento, poi un altro incarnato avrà sicuramente un altro tipo di tonalità e quindi altri colori che io andrò a cercare nuovamente. Spero che il video sia stato interessante e utile e vi ricordo di iscrivervi al canale, di condividere il video sui vostri profili social, di mettere mi piace al video e di commentare come fate in tantissimi sotto la descrizione. Vi ricordo che martedì prossimo che è il giorno 24, ci sarà una diretta live su questo canale di YouTube e vi aspetterò in tantissimi per stare insieme e chiacchierare insieme di arte, di colori, di disegno e di tutto quello che vorrete chiedermi e di cui vorremmo parlare. Quindi non mi resta che salutarvi, augurarvi una buona giornata a tutti e a tutte e arrivederci a martedì 24 alle ore 21, diretta live su questo canale. A presto.